C'è un tragico pathos in questa possente scultura di eroe morente proveniente da un tempio sull'isola greca di Egina. La tragedia è un concetto greco. Le tragedie di Sofocle, Euripide ed Eschilo vengono ancora rappresentate. Questa statua mostra un uomo forte ed eroico, ma caduto e al suo ultimo respiro. L'arte classica greca è cambiata rapidamente, anche a causa delle guerre e delle trasformazioni che attraversarono la Grecia stessa. In quella che viene chiamata età ellenistica, l'arte è diventata molto più emotiva, sensuale e teatrale. Le sculture furiose sull'altare di Pergamo, che può essere visto nel Museo di Berlino, sono piene di passione e dramma psicologico. Queste enormi statue trovate nel mare al largo del Sud Italia nel 1972 sono molto importanti perché ad oggi sopravvivono poche statue di bronzo greche originali. La maggior parte dei nudi classici nei musei sono stati infatti scolpiti nel marmo in epoca romana, come riproduzioni degli originali in bronzo. Qui vediamo la vera maestosità dell'arte greca nella sua età classica, databile al V secolo a.C. Sedute e reclinate in maniera molto aggraziata, queste dee scolpite nel marmo per il Partenone di Atene sono tra le più belle e misteriose forme umane mai create dall'uomo. L'artista realizzò con gran maestria i teli che ricoprono i loro corpi come fossero veri. Indumenti analoghi, riccamente strutturati, li ritroveremo dipinti da Leonardo da Vinci un millennio più tardi. Possiamo dire che queste sono vere dee da sogno. La violenza è un tema ricorrente per gli artisti greci antichi. Cresciuti con il mito della guerra di Troia e sperimentando la realtà delle guerre con la Persia e tra le città greche stesse, gli artisti classici trovarono nuovi modi per mostrare scene di conflitto. Questa lotta umana contro un centauro, scolpita per il Partenone di Atene, è sorprendentemente vera per i suoi dettagli e per l'energia dinamica che sprigiona. Questa maestosa statua di bronzo, che si trovava sul fondo del mare della Grecia, trasmette tutta la magia della mitologia greca. Il dio, probabilmente Zeus, signore dell'Olimpo, è colto nell'atto di scagliare un fulmine. Il suo fisico è carico di potere divino e tuttavia si tratta di un corpo umano, né colossale né etereo, ma lo specchio di noi stessi. Gli dei greci sono umani, troppo umani, e i loro litigi causano le guerre e il dolore del mondo. Nell'Odissea di Omero, uno dei poemi epici alla base della letteratura greca, Ulisse desidera ardentemente sentire la canzone seducente ma pericolosa delle sirene che attirano i marinai verso la morte. Quindi tutto il suo equipaggio si tappa le orecchie e Ulisse viene fissato ad un palo. Questa potente pittura vascolare cattura la tensione. Ulisse si divincola dalle corde che lo legano, tutto il suo corpo è agonizzante, la testa sollevata in ascolto, rapita dal canto delle sirene. Questa è una delle statue greche più sorprendenti arrivate fino a noi, perché molto rivela sulla carica erotica del nudo greco. Questo giovane non è tecnicamente nudo, ma indossa un abito aderente che invece di nascondere il suo corpo sottolinea ogni contorno. Le statue greche sono ritratti di bellezza umana, destinate a essere eccitanti ed eleganti al tempo stesso. Questo atleta si pone a noi come un trionfo di sensualità. Dioniso, dio del vino e della follia, qui è sulla sua barca a vela, circondato da delfini. Parte del fascino dell'arte greca è che i suoi temi sono stati ripresi dagli artisti nel corso dei secoli, così come venivano continuamente riscoperti i miti di questa cultura passata. Quindi questa immagine di Dioniso può essere confrontata con le successive rappresentazioni del dio del vino eseguite da Tiziano